Lezione 121. Sasso, carta, forbici. Ciao, Anna. Vuoi giocare a una partita a sasso, carta e forbici? Certo, John. Perché no? Va bene, andiamo. Contando fino a 3. 1, 2, 3. Forbici. Ah, ho vinto. Ah, cavolo. Mi hai preso, Anna. I migliori 2 su 3? Ok, John. Portalo addosso. Va bene, ci siamo. 1, 2, 3. Carta. Sembra che io sia un passo avanti a te, John. Accidenti, Anna. Come fai ad essere così bravo in questo gioco? È tutta una questione di strategia, John. E ho messo in pratica le mie abilità con la carta sasso e le forbici da anni. Beh, credo che dovrò impegnarmi di più la prossima volta. Un altro round? Certo, John. Sono pronto ogni volta che lo sei tu. Ok, ci siamo. 1, 2, 3. Roccia. Sì. Sono il campione della carta e delle forbici. Assolutamente no, Anna. Come mi hai battuto 3 volte di seguito? Te l'ho detto, John. È tutta una questione di strategia. Lezione 122. Film di supereroi. Ehi Anna, hai visto l'ultimo film di supereroi appena uscito? No, non l'ho fatto. È buono? Oh sì, è incredibile. Gli effetti speciali sono fuori dal comune e la storia è davvero ben scritta. Non mi piacciono molto i film sui supereroi. Sono tutte uguali. Cosa? Assolutamente no, Anna. Ognuno è assolutamente unico con il proprio set di personaggi e trame. Non lo so, John. Sembra che abbiano tutti la stessa formula. L'eroe combatte il cattivo, salva il mondo e conquista la ragazza. Beh, sì, ma è questo che li rende così fantastici. Puoi assistere a battaglie epiche tra il bene e il male e l'eroe ne esce sempre vincitore. Immagino che tu abbia ragione, John. Ma che dire delle commedie romantiche? Sono i miei preferiti. Oh, andiamo Anna. Le commedie romantiche sono così prevedibili. Finiscono sempre allo stesso modo, il ragazzo diventa femmina, si baciano e i titoli di coda finiscono. Beh, almeno sono commoventi ed edificanti. Lascio sempre il cinema sentendomi bene. Ok, giusto. Che ne dici di scendere a compromessi e vedere un film d'avventura ricco di azione che ha anche un po' di romanticismo? Sembra un piano, John. Purché non sia un altro film di supereroi. Affare fatto, Anna. Troverò il film perfetto per noi. Lezione 123. Scommetto di poter indovinare la tua età. Ehi Anna, scommetto di poter indovinare la tua età entro 5 anni. Oh davvero? Ne dubito, John. Ma vai avanti e prova. Ok, vediamo. Sembra che tu abbia circa 25 anni, quindi dirò 25. Ah. Sei decisamente fuori strada, John. In realtà ho 32 anni. Wow, ero decisamente fuori strada. Non sembri un giorno con più di 25 anni, però.
Grazie, John. Ora tocca a me indovinare la tua età. Sembra che tu abbia poco più di 30 anni, quindi dirò 31. Vicino, Anna, ma non proprio. In realtà ho 28 anni. Assolutamente no. Sembri molto più vecchio di così. Ehi, non è una cosa molto carina da dire, Anna. Sto scherzando, John. Sembri davvero molto giovane per la tua età. Grazie, Anna. Lo prenderò come un complimento. Quindi, immagino che entrambi non siamo riusciti a indovinare l'età l'uno dell'altro. Ma almeno ci siamo divertiti a provarci. Sì, è stato un gioco divertente. Dovremmo rifarlo qualche volta, ma magari con una fascia d'età più piccola. D'accordo, John. Non voglio sentirmi di nuovo imbarazzata dall'assenza di 7 anni. Lezione 124. Il cibo migliore che abbia mai mangiato. Anna, devo dire che questo è uno dei migliori cibi che abbia mai mangiato. Cosa hai messo in questo piatto? Oh, è solo una ricetta di famiglia che si tramanda da generazioni. Sono contento che ti piaccia, John. Ti piace? Mi piace moltissimo. Mi sento come se potessi mangiarlo ogni giorno per il resto della mia vita. Ah. Beh, questo è un grande elogio da parte tua, John. Sono contenta che ti stia divertendo così tanto. Davvero, Anna, è fantastico. Mi sembra di essere in un ristorante elegante. Beh, non devi andare in un ristorante elegante per mangiare bene. A volte i pasti migliori vengono preparati direttamente a casa. Hai assolutamente ragione, Anna. Non credo di aver mai mangiato un pasto così buono in un ristorante prima d'ora. Beh, è bello sentirlo. Forse dovrei aprire un ristorante tutto mio. Sì, dovresti assolutamente. Sarei un cliente abituale. Ah, lo terrò a mente, John. Ma per ora, godiamoci questo delizioso pasto insieme. D'accordo, Anna. Andiamo a fondo. Lezione 125. Riesci a sorridere davanti alla telecamera? Ehi Anna, puoi sorridere davanti alla telecamera? Certo, John. Formaggio. No, no, no. Non è un vero sorriso. Stai solo mostrando i denti come un animale selvatico. Cosa? Pensavo che fosse così che si dovrebbe sorridere nelle foto. Assolutamente no, Anna. Un vero sorriso coinvolge gli occhi, non solo la bocca. Guarda, lascia che te lo mostri. Wow, John, che bel sorriso. Come si fa? È tutto negli occhi, Anna. Devi pensare a qualcosa che ti renda veramente felice e lasciare che quella sensazione si irradi attraverso il tuo viso. Mm, non so se posso farlo a comando. Certo che puoi, Anna. Pensa a qualcosa che ti rende davvero felice, come mangiare un gelato in una giornata calda. Ok, fammi provare. Respira profondamente, gelatom. Ah. Ecco fatto, Anna. È un vero sorriso. Ora scattiamo un'altra foto e vediamo la differenza. Ok, John. Vedi, Anna? È 1 milione di volte meglio del primo. Stai benissimo.
Wow, hai ragione, John. Non sapevo ci fosse così tanto da sorridere nelle foto. È un'arte, Anna. E stai diventando piuttosto bravo. Lezione 126. Bel tempo. Ehi Anna, hai notato che tempo fa oggi? Sì, John. È incredibile. Finalmente splende il sole e la temperatura è perfetta. Lo so, giusto? È il tipo di clima che ti fa venire voglia di abbandonare il lavoro e andare in spiaggia. Ah, vorrei che potessimo farlo, John. Ma penso che il nostro capo non ne sarebbe molto contento. Vero, vero. Ma potremmo sempre fare una pausa pranzo molto lunga e crogiolarci al sole per un po'. Mi piace il tuo modo di pensare, John. Ma assicuriamoci di non scottarci e di presentarci al lavoro con l'aspetto di un paio di aragoste. D'accordo, Anna. Prendiamoci una crema solare e godiamoci questo bel tempo finché possiamo. Lezione 127. Sei mai stato in questo museo? Ehi Anna, sei mai stata in questo museo prima? No, John, non l'ho fatto. Ma ho sentito che dovrebbe essere piuttosto impressionante. Sì, ho sentito che hanno alcuni manufatti e quadri molto antichi di artisti famosi. Sembra interessante. Ma mi conosci, John? Mi faccio distrarre facilmente da tutte le cose luccicanti. Ah, sì, lo so. Devo continuare a ricordarti di rimanere concentrato. Ehi, non posso farci niente se mettono una palla da discoteca gigante nel bel mezzo della mostra d'arte. È così affascinante. Lo so, Anna. Ma ricorda, siamo qui per imparare e apprezzare la bellezza dell'arte. Lo so. Ma possiamo almeno fare una breve pausa per ballare sotto la palla da discoteca? Certo, Anna. Ma assicurati di non far cadere accidentalmente alcuna opera d'arte inestimabile con le tue mosse. Non preoccuparti, John. Sono una ballerina professionista. So come bloccare una mossa senza causare danni. Lezione XXX. 128. Gara di ballo. Ehi Anna, hai sentito della gara di ballo che si terrà la prossima settimana? No, John. Quale gara di ballo? È un evento di beneficenza per il rifugio per animali locale. Stanno organizzando un concorso ballando con i cani. Sembra incredibile. Amo ballare e adoro i cani. È come mettere insieme le mie due cose preferite. Sì, dovrebbe essere divertente. Ma devo avvertirti, Anna. Non ho nessun passo di danza. Cosa vuoi dire, John? Tutti hanno dei passi di danza. Anche mia nonna ha delle mosse pazzesche. Beh, non sono coordinato come tua nonna. Potrei accidentalmente calpestarti un piede o inciampare e cadere. Non preoccuparti, John. Ti insegnerò alcuni passi di danza. E se tutto il resto fallisce, faremo la danza dei robot. Ah, non credo che la danza dei robot impressionerà i giudici. Oh, andiamo, John. La danza dei robot è un classico. Inoltre, chi può resistere a una buona danza robotica? Ok, ok. Mi hai convinto, Anna. Cominciamo a praticare i nostri passi di danza robotica.
Lezione 129. Vuoi prendere un caffè con me? Anna, vuoi prendere un caffè con me? Mi servirebbe davvero una dose di caffeina. Certo, John. Non dico mai di no al caffè. Qual è il tuo tipo preferito? Di solito mi limito a prendere una semplice vecchia tazza di caffè. Niente di troppo elegante per me. Oh, andiamo, John. Devi vivere un po'. Che ne dici di provare un macchiato al caramello o un latte speziato alla zucca? Sembrano troppo dolci per me, Anna. Preferisco il mio caffè forte e amaro, come la mia ex ragazza. Ah, capisco cosa intendi. Ma a volte è bello cambiare le cose e concedersi una dolce sorpresa. Ok, va bene. Ma se finisco per rimbalzare sulle pareti a causa di tutto lo zucchero, è tutta colpa tua. Affare fatto, John. E se non ti piace, lo berrò per te. Non dico mai di no a una tazza di caffè in più. Sembra buono, Anna. Andiamo a prendere la nostra dose di caffeina e speriamo di non finire come scoiattoli a eccessi di caffeina. Lezione 130. Hai visto la mia borsa da scuola da qualche parte? Anna, hai visto la mia borsa da scuola da qualche parte? Non riesco a trovarlo. No, John. Hai controllato sotto il letto o nell'armadio? Sì, ho cercato ovunque. È come se la mia borsa da scuola fosse svanita nel nulla. Beh, hai controllato l'ultimo posto in cui l'hai lasciato? Non ricordo dove l'ho lasciato. Questo è il problema. Un tipico John. Perdo sempre cose. Forse l'hai lasciato nel tuo armadietto a scuola? No, ho già controllato. Forse è nel triangolo delle Bermuda con tutti i calzini mancanti. Ah, molto divertente, John. Ma seriamente, devi trovare la tua borsa da scuola. Hai incarichi e libri importanti lì dentro. Lo so, Anna. Ecco perché sto impazzendo. Forse indosserò il mio zaino e farò finta che sia la mia borsa da scuola. Non funzionerà, John. Sembrerai una tartaruga che porta la casa sulla schiena. Ok, ok. Continuerò a cercare la mia borsa da scuola. Forse apparirà magicamente come se fosse magicamente scomparso. Buona fortuna, John. Forse dovresti attaccare un localizzatore GPS alla tua borsa da scuola d'ora in poi. Lezione 131. Hai sentito parlare della squadra di calcio della scuola? Anna, hai sentito della squadra di calcio della scuola? Hanno appena vinto il campionato. Assolutamente no, John. È incredibile. Non sapevo nemmeno che la nostra scuola avesse una squadra di calcio. Sì, si allenano da mesi. Ho sentito che hanno persino chiamato un famoso allenatore per addestrarli. Wow, è impressionante. Forse dovrei iniziare a prestare maggiore attenzione allo sport. Dovresti, Anna. Lo sport è ottimo per sviluppare il lavoro di squadra e il carattere. Ma siamo onesti, John. Mi interessano solo lo spettacolo a metà tempo e gli snack. Ah, capisco cosa intendi, Anna. Ma fa tutto parte del divertimento. Inoltre, non puoi fare una partita di calcio senza dei buoni snack. A proposito di snack, hai sentito che venderanno hot dog e nachos alla prossima partita? Assolutamente no, Anna. Mi hai mangiato agli hot dog. Sarò sicuramente lì per fare il tifo per la squadra e riempirmi la faccia.
Lo stesso per me, John. Mostriamo il nostro sostegno alla squadra di calcio della scuola e mangiamo deliziosi snack allo stesso tempo. Lezione 132. Hai mai ricevuto un mazzo di rose? Anna, hai mai ricevuto un mazzo di rose prima d'ora? No, John. Non posso dire di averlo fatto. Perché me lo chiedi? Stavo giusto pensando di regalarti un mazzo di rose per dimostrarti il mio apprezzamento per la nostra amicizia. Oh, John. È così dolce da parte tua. Ma non devi procurarmi niente. La nostra amicizia è già sufficiente. Lo so, Anna. Ma voglio fare qualcosa di carino per te. E chi non ama un bouquet di bellissime rose? È vero, John. Ma c'è solo una cosa. Spero che non mi regalerai una dozzina di rose rosse come nei film. Perché no, Anna? Le rose rosse sono un classico simbolo di amore e amicizia. Lo so, John. Ma sono così cliché. Perché non mischiarlo e darmi un bouquet di rose blu o rose arcobaleno? Rose blu? Rose arcobaleno? Sono davvero reali, Anna? Sì, John. Lo sono. E sono molto più uniche e interessanti delle noiose rose rosse antiche. Ok, ok. Vedrò cosa posso fare, Anna. Ma non stupitevi se vi ritroverete con un bouquet di tarassaco ed erbacce. Ah, finché vengono da te, John, li amerò per sempre. Lezione 133. Guardate questo palloncino che ho trovato. Ehi, Anna. Guarda questo palloncino che ho trovato. È enorme. Wow, John. È un palloncino enorme. Dove l'hai trovato? L'ho trovato all'angolo della strada. Penso che qualcuno l'abbia lasciato andare per sbaglio. Beh, è un bene che tu l'abbia trovato. Sarebbe un peccato se un palloncino così bello andasse sprecato. Sì, sono d'accordo. Cosa pensi che dovremmo farne? Forse dovremmo legarlo a qualcosa e lasciarlo volare nel cielo. Ottima idea, Anna. E se volasse via e non lo rivedessimo mai più? Allora non ci resta che esprimere un desiderio e sperare che ci porti fortuna ovunque vada. Ok, ma assicuriamoci di legarlo a qualcosa di robusto in modo che non fluttui via troppo velocemente. Ottima idea, John. E già che ci siamo, perché non ci scriviamo un piccolo messaggio? Oh, mi piace l'idea, Anna. Cosa dobbiamo scrivere? Che ne dici di vola in alto e porta gioia a chi ti trova? Perfetto, Anna. E chissà, magari qualcuno lo troverà e migliorerà la sua giornata. Esatto, John. E tutto questo grazie al nostro bellissimo e gigantesco palloncino. Lezione 134. Hai visto la mia penna? Anna, hai visto la mia penna? Non riesco a trovarlo da nessuna parte. No, John. Non ho visto la tua penna. Forse l'hai perso. Non posso averlo perso, Anna. Quella penna è la mia penna fortunata. Mi ha accompagnato in tutto. Oh davvero? Quindi la tua penna è il tuo portafortuna? Sì, Anna.
Ogni volta che ho quella penna con me, sento di poter conquistare qualsiasi cosa. Beh, in tal caso, forse dovresti prendere una scatola intera di quelle penne. In questo modo, avrai fortuna per giorni. Ah, è un'ottima idea, Anna. Ma cosa succede se la fortuna si esaurisce e li perdo tutti? Allora dovrai solo trovare una nuova penna portafortuna, John. Forse questa volta sarà una matita. Una matita? Dici sul serio, Anna? Non è uno strumento da scrittura fortunato. Non è nemmeno permanente. Beh, forse non hai dato una chance alle matite, John. Possono essere anche abbastanza affidabili. Non lo so, Anna. Penso che mi limiterò alla mia fidata penna. E mi assicurerò di tenerlo d'occhio da vicino d'ora in poi. Buona idea, John. Non vorresti perdere il tuo portafortuna, vero? Lezione 135. Che ore sono? Ciao, Anna. Sai che ore sono? No, John. Non ho un orologio con me. E tu? Sì, lo so. Ma è rotto, quindi è bloccato alle 5. Beh, immagino che dovremo solo usare il nostro istinto per sapere l'ora. Istinti? Cosa vuoi dire, Anna? Voglio dire, possiamo usare la posizione del Sole per dire l'ora approssimativa. Oppure possiamo stimarlo in base a quanto siamo affamati. Ah, mi piace quel metodo, Anna. Allora, quanto hai fame? Ho molta fame, John. Direi che è circa l'ora di pranzo. Ora di pranzo? Sono solo le 10 del mattino, Anna. Oh, beh, in tal caso, non ho affatto fame. Deve essere l'ora della colazione. L'ora della colazione? Anna, è quasi mezzogiorno. Oh, giusto. Ho dimenticato che il tempo esiste davvero. Forse dovremmo chiedere a qualcuno l'ora. Buona idea, Anna. Troviamo qualcuno che non sia così incapace come noi. D'accordo, John. E forse dovremmo investire anche in un orologio funzionante. Lezione 136. Hai mai provato il cibo giapponese? Ciao, Anna. Hai mai provato il cibo giapponese? Sì, John. Adoro il cibo giapponese. Il sushi è uno dei miei piatti preferiti. Sushi? Non è roba di pesce crudo? Sì, John. Ma è davvero delizioso. Dovresti provarlo. Non lo so, Anna. Non sono sicuro di essere pronto a mangiare pesce crudo. Beh, hanno anche altre opzioni. Tipo pollo o manzo teriyaki. Teriyaki? È una specie di salsa? Sì, è una salsa di soia dolce che usano in molti piatti giapponesi. È davvero buono. Non lo so. Mi piace il mio cibo cucinato fino in fondo. Beh, hanno anche la tempura. È un tipo di cibo fritto. Potrebbe piacerti. Cibo fritto? Ora parli la mia lingua, Anna. Sono decisamente pronto a provarlo. Ottimo, John. E chissà,
Forse finirà per piacerti anche il sushi. Ne dubito fortemente, Anna. Ma manterrò una mente aperta. Lezione 137. Cambiare una lampadina. Anna, sai quante persone ci vogliono per cambiare una lampadina? No, John. Quante persone? Solo uno. Ma la lampadina deve davvero voler cambiare. Ah, questa è buona, John. Ma seriamente, dobbiamo cambiare questa lampadina. È tremolante da giorni. Lo so, Anna. Ma ogni volta che provo a cambiarlo, finisco per rompere la lampadina o rimanere scioccato. Beh, forse dovremmo chiamare un professionista che lo faccia per noi. Un professionista? Anna, è solo una lampadina. Non abbiamo bisogno di assumere qualcuno per questo. Non lo so, John. Non sembri avere molta fortuna a cambiare le lampadine. Ehi, voglio che tu sappia che ho cambiato la lampadina della mia lampada proprio la settimana scorsa. Oh davvero? E quanti tentativi hai impiegato? Mi ci sono voluti alcuni tentativi. Ma alla fine l'ho capito. Beh, forse dovremmo continuare a usare le candele finché non riusciamo a capire come cambiare la lampadina. Candele? Anna, non è molto pratico. Abbiamo bisogno di luce per vedere. Lo so, John. Ma almeno non dovremo preoccuparci di rimanere scioccati o di rompere qualcosa. Immagino che tu abbia ragione, Anna. Ma non rinunciamo ancora a cambiare la lampadina. Lezione 138. Sei mai andato a nuotare in un fiume? Ciao, Anna. Sei mai andato a nuotare in un fiume prima d'ora? No, John. Non l'ho fatto. Perché me lo chiedi? Beh, stavo pensando che potrebbe essere divertente andare a nuotare nel fiume che attraversa la città. Non lo so, John. L'acqua non è davvero sporca? E la corrente? Potrebbe essere pericoloso. Oh, andiamo, Anna. Non è poi così male. E possiamo stare attenti. Inoltre, pensa a quanto ci divertiremo nuotando e sguazzando. Non lo so, John. Non mi sembra molto attraente. Forse potremmo invece andare alla piscina della comunità? La piscina? È così noioso, Anna. Abbiamo bisogno di qualche avventura nella nostra vita. E cosa c'è di più avventuroso che nuotare in un fiume? Suppongo che tu abbia ragione, John. Ma che dire di tutte le cose che vivono nel fiume? Come pesci e serpenti e roba del genere. Oh, non preoccuparti, Anna. Ti proteggerò da qualsiasi pesce o serpente che tenti di attaccare. Mi proteggerai? Cosa hai intenzione di fare, John? Combatterli con le tue abilità di nuoto? Ehi, voglio che tu sappia che sono una nuotatrice piuttosto brava, Anna. E farò tutto il necessario per tenerti al sicuro. Ok, John. Se lo dici tu. Ma se vengo mangiato da un pesce gigante, è colpa tua. Affare fatto, Anna. Ora andiamo a prendere i nostri costumi da bagno e andiamo al fiume per divertirci. Lezione 139. Sei mai stato a una partita di baseball? Ciao, Anna.
Sei mai stato a una partita di baseball prima? No, John. Non l'ho fatto. Perché me lo chiedi? Beh, stavo pensando che potrebbe essere divertente andare alla partita di baseball locale questo fine settimana. I biglietti sono piuttosto economici ed è un ottimo modo per trascorrere un pomeriggio soleggiato. Non lo so, John. Il baseball è un po' noioso, vero? Voglio dire, non fanno altro che restare in piedi la maggior parte del tempo. Di cosa stai parlando, Anna? Il baseball è lo sport più emozionante che esista. Il brivido del campo, il rumore della mazza, il fragore della folla. Ok, ok, ho capito. Sei un grande tifoso di baseball. Ma non credo che faccia per me. Su, Anna. Non si sa mai finché non ci provi. E chissà, potresti persino prendere una palla sporca. Una palla sporca? Sai almeno come si prende una palla da baseball, John? Certo che lo so, Anna. Giocavo a Little League. E se prendo una palla sporca, te la darò come souvenir. Beh, in tal caso, credo che non potrebbe far male provarlo. Ma mi devi un hot dog e una bibita. Affare fatto, Anna. È un appuntamento. E chissà, forse alla fine diventerai un tifoso di baseball. Lezione 140. La casa del nostro amico è molto pulita. Ehi Anna, sei stata a casa di un nostro amico di recente? Sì, ero lì la settimana scorsa. Perché me lo chiedi? Mi stavo chiedendo, quanto è pulita la loro casa? Sembra sempre immacolato ogni volta che ci sono. Oh, la loro casa è decisamente pulita, John. Ma sai, ho notato qualche coniglietto di polvere sotto il divano. Davvero? Non mi sembra troppo pulito. Beh, penso che abbiano appena perso un posto. Voglio dire, nessuno è perfetto quando si tratta di pulire. Suppongo sia vero. Ma ti ricordi quella volta che siamo andati lì e la loro cucina era un disastro? Oh sì, me lo ricordo. C'erano piatti sporchi ovunque. E non dimenticare i ripiani appiccicosi e il mucchio di biancheria sul divano. Ah, sì, quello non è stato sicuramente il loro momento migliore in termini di pulizia. Esattamente. Quindi come possiamo fidarci che la loro casa sia davvero pulita adesso? Penso che dobbiamo solo credergli sulla parola, John. O forse dovremmo fermarci senza preavviso per vedere con i nostri occhi. Ah, ottima idea, Anna. Niente come una visita a sorpresa per mettere davvero alla prova le capacità di pulizia di qualcuno. O la sua mancanza, John. Facciamolo. Metti mi piace e iscriviti. E benvenuti a guardare altri video dal nostro canale.